È notizia degli ultimi giorni il fatto che sia morto il figlio di Roberto Vecchioni. Non è trapelata alcuna informazione aggiuntiva e l'unica cosa che si sa è che, come dice lo stesso Roberto Vecchioni in un suo post, si è spento e finalmente ha smesso di soffrire. Avendo chiesto appunto riservo ed avendo rispetto per questa cosa, per questo momento di enorme difficoltà, chiaramente non è intenzione speculare in nessun modo, fare gossip, quello si lascia fare a chi non vuole parlare di musica. L'occasione per poter parlare di questo avvenimento è semplicemente il fatto che appunto il gossip ha generato un po' di confusione. Si è fatta confusione tra i figli, in particolare si è parlato della morte di Edoardo, mentre invece il figlio morto sarebbe Arrigo. Fatta questa doverosa precisazione, l'occasione è buona anche perché, avendo parlato dell'importanza del ritorno al bello, del riconoscere il bello e la poesia, oltretutto questo canale si è sempre soffermato molto sull'importanza dei testi, e avendo appunto parlato di questa importanza anche nel podcast sulla morte della musica e su come potremmo eventualmente diventare parte attiva per cercare di impedire questo processo, che vi metto qua sopra, allora ne approfitto di questa situazione per portare un testo veramente bello. Portiamo un esempio di bello dopo le tante cose brutte che abbiamo ascoltato e valutato insieme. Forniamo quindi un'alternativa. Nel 2007, infatti, Vecchioni pubblica l'album Di rabbia e di stelle. All'interno di questo album si trova la canzone sulla quale ci soffermeremo oggi, che è appunto dedicata al figlio Edoardo e alla scoperta della sua malattia. La bellissima canzone della quale parleremo è Le rose blu. Vedi, darti la vita in cambio sarebbe troppo facile. Tanto la vita è tua e quando ti gira la puoi riprendere. Io posso darti chi sono stato o che sarò, per quello che tu sai e quello che io so. Io ti darò tutto quello che ho sognato, tutto quello che ho cantato, tutto quello che ho perduto, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che vivrò. E ti darò ogni alba, ogni tramonto, il suo viso in quel momento, il silenzio della sera e mio padre che tornava. Io ti darò il mio primo giorno a scuola, l'aquilone che volava, il suo bacio che iniziava, il suo bacio che moriva. Io ti darò. E ancora sai, le vigilie di Natale, quando pigi e ti va male, le risate degli amici, gli anni quelli più felici. Io ti darò. Io ti darò tutti i giorni che ho alzato i pugni al cielo e ti ho pregato, Signore, bestemmiandoti perché non ti vedevo. E ti darò la dolcezza infinita di mia madre finita al volo, nel silenzio di un passero che cade. E ti darò la gioia delle notti passate con il cuore in gola, quando riuscivo finalmente a far ridere e piangere una parola. E darti solo la vita sarebbe troppo facile, perché la vita è niente senza quello che hai da vivere. E allora fa che non l'abbia vissuta neanche un po', per quello che tu sai e quello che io so. Fa che io sì
attacco e un assassino, un anonimo cretino, una pianta, un verme, un fiato dentro un flauto che è sfiatato. E così sarò. Così sarò. Non avrò mai visto il mare, non avrò fatto l'amore, scritto niente sui miei fogli, visto nascere i miei figli, che non avrò. Dimenticherò quante volte ho creduto, ho amato, sai, come se non avessi mai creduto, come se non avessi amato mai. Mi perderò in una notte d'estate che non ci sono più stelle, in una notte di pioggia sottile che non potrà bagnare la mia pelle, e non saprò sentire la bellezza che ti mette nel cuore la poesia, perché questa vita adesso, quella vita, non è più la mia. Ma tu dammi in cambio le sue rose blu, fagliele rifiorire, le sue rose blu, tu ridagli indietro le sue rose blu. In un ipotetico discorso con un dio, con un destino, con un grande architetto della vita, lui dice, sai, offrirti in cambio la mia vita sarebbe roba da poco, fondamentalmente. Dice, sì, sarebbe proprio roba da poco. Perché se sei tu che me l'hai data e se sei tu che me la puoi togliere, la mia offerta sarebbe di poco valore. E allora che cosa può fare? Qual è l'estremo sacrificio? Qual è la cosa più importante che ha? È svuotare la vita da tutto ciò che è stata per se stesso. E quindi escono i ricordi dell'infanzia, esce il ricordo del padre, il ricordo della madre e della morte della madre, di come sia andata via questa visione talmente bella, talmente poetica, bellissimo. Si offre quindi di vivere una vita cancellandone ogni emozione, ogni cosa per la quale valeva la pena viverla. Toglie tutto ciò che per lui è importante, i suoi stessi figli, i suoi amori, i suoi primi giorni a scuola, tutto. Il suo sacrificio estremo sarebbe quindi non condannarsi alla morte, ma al contrario condannarsi a una vita che è ancora peggio della morte, una vita che è vuota, una vita fatta di miseria, una vita da miserabile, una vita da ladro, una vita da povero, in senso di povertà interiore. Rinuncerebbe alla poesia, rinuncerebbe a qualsiasi cosa, e quella sarebbe la sua peggiore condanna. La sua voce è terribilmente in primo piano, è vivida, è vibrante, si sente l'amarezza di certe parole, si sente l'importanza che lui dà ad alcune pronunce delle stesse parole. Parla di questo sogno impossibile, con disillusione, ma un po' anche di speranza, la speranza dei disperati. Si concede completamente a questo ipotetico patto. E che cosa chiede in cambio di questo tutto che è disposto a offrire? Che cosa vuole? Vorrebbe solo che tornassero a fiorire le rose blu del figlio. E lo ripete nello straziante finale. Dice, tu ridagli le sue rose blu. In un momento nel quale qualcuno cerca di convincerci che sei bene nel male siano forme poetiche, abbiamo disperato bisogno di ascoltare questa roba. Un pezzo incredibile. E citando l'autore e pensando ai tempi che viviamo, ho tanto freddo, lo schifo e non ne posso più.